faccio il mio lavoro dal 1997 e non dirmi niente perché mi sento già vecchio da solo mentre pronuncio questa frase. Ma quello che invece voglio dire a te è che circa il 40% dei computer che mi sono arrivati da riparare in tutti questi anni erano affetti sempre dagli stessi problemi. E questi problemi a loro volta erano causati da errate pratiche che gli utenti compiono in buona fede sui loro computer, ma che sono davvero molto poco conosciute ai più. Vuoi sapere quali sono? Andiamo a vederle insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Che tu ci creda o meno, il primo errore che commettono tanti utenti è quello di installare un antivirus sul proprio computer, e lo so che questa affermazione ti ha fatto sobbalzare sulla sedia, ma cerchiamo di capirci meglio. Sono il primo a dire che la sicurezza del computer è importantissima, ma ci sono da considerare alcuni dettagli. Infatti, se ci fai caso, a parte Malwarebytes anti-malware o super anti-spyware o dei tools appositi, non ho mai consigliato l'installazione di un antivirus sul mio canale. E questo perché a partire da Windows 10 e a seguire con Windows 11, e certamente sarà così anche Windows 12, tutte quante le versioni di Windows sono dotate di un antivirus più che efficace, installato di serie e che compie benissimo il suo lavoro. Si chiama Microsoft Defender o Windows Defender. Ma perché dico che l'errore grave che può portare alla distruzione di un computer è installare un antivirus? Chiariamoci, ci sono tantissimi antivirus validi e leciti. Possiamo parlare di Avast, di AVG, di Avira e di tutti gli altri. Ma purtroppo molti utenti installano l'antivirus quando gli viene proposto dal computer con messaggi tipo questi. Ebbene, se fai caso a questo messaggio, propone l'installazione di un antivirus a seguito di un problema o presunto tale rilevato sul computer. Per questo motivo molti utenti sull'onda emotiva sono portati a porre rimedio immediatamente alla faccenda, senza rendersi conto che purtroppo incappano in problemi come questo. Quello che vedi qui è un comunicato diramato da una nota azienda produttrice di software che avverte i propri utenti che questo finto antivirus di nome Seguraso va ad infettare in realtà i loro computer, creando dei problemi molto difficili da risolvere, salvo poi chiedere alla fine dei conti una sottospecie di riscatto economico proprio per rimediare ai danni che questo finto antivirus stesso ha procurato alla macchina. Ed analogo al problema dei falsi antivirus c'è quello delle false utilities, che si propongono improvvisamente con delle improbabili finestre sul tuo computer, dicendo che è affetto da migliaia di errori che vanno risolti immediatamente, e fa leva anche in questo caso sulla tua emotività. Lo scopo è quello di farti anche in questo caso installare un programma che ti annoierà con una serie di finestre che si apriranno una dietro l'altra, rendendo inutilizzabile il tuo computer fino a quando non acquisterai una presunta versione completa per poter risolvere questi errori, che naturalmente anche in questo caso sono stati creati dal malware stesso. Un altro problema estremamente frequente è relativo alle periferiche hardware, soprattutto quelle nuove. Naturalmente sei padronissimo di acquistare tutto l'hardware che ti serve per il tuo computer, ma nel momento in cui gli utenti hanno delle difficoltà ad installarlo, la prima cosa che fanno è andare su Google e cercare dei drivers. Ebbene, devi sapere che la maggior parte dei siti che propongono driver per le tue periferiche sono siti infetti esattamente come questi. Come puoi vedere, questo sito ti propone i driver per la tua stampante HP, DeskJet, eccetera eccetera, ma in realtà non è il sito del produttore, quindi sempre occhio ai domini, anche se possono sembrare assolutamente legittimi, HP DeskJet 2020 drivers.it, ma in realtà è il famigerato, in questo caso dominio Softonic, ma ce ne sono tanti altri, che ti propone un driver farlocco che naturalmente, come anche in questo caso, va a farti scaricare dei programmi potenzialmente indesiderati sul computer.
E quindi qual è il mio consiglio per te? In questo caso quello di andare sempre sul sito del produttore della relativa periferica in modo da scaricare dei driver legittimi. In alternativa ti lascio qui in alto un suggerimento di un programmino che si chiama Snappy Driver che ho presentato in un video precedente, che è in grado autonomamente di scaricare tutti i driver che mancano sul tuo computer. Un altro problema frequentissimo che mi trovo a riscontrare sulle macchine che arrivano è dovuto agli aggiornamenti disabilitati. E già qui mi aspetto una raffica di commenti, però cerchiamo di chiarirci. Tempo fa in un video ho spiegato che sarebbe opportuno che gli utenti meno scafati disabilitino gli aggiornamenti in preview. Ma questo è ben lungi dal disabilitare invece gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti sono fondamentali per la sicurezza e la stabilità del computer, e questo è anche comprensibile, perché Windows è un sistema assolutamente articolato e complesso, in costante evoluzione, e soprattutto che deve far fronte continuamente alle evoluzioni di hardware, ai nuovi programmi che escono, e deve essere utile ad una quantità di utenti veramente sconfinata, che vanno dagli utenti home, small office, home office, fino ai gamer più spinti e ai progettisti. È naturale quindi che un sistema del genere richieda una frequentissima manutenzione, quindi attiva gli aggiornamenti. E il prossimo punto riguarda un software estremamente noto, che è stato installato su almeno la metà dei computer che sono giunti in laboratorio da me e che sicuramente conosci e su cui hai un'idea in merito. Ebbene, questo software è CCleaner. Non è un mistero che io non abbia simpatia per CCleaner, infatti propongo una serie di software alternativi. Ma le mie antipatie non sono epidermiche ma ragionate. Perché? Benché sia un software che ha diversi punti a suo vantaggio, recentemente ne ha accumulati un po' troppi a suo svantaggio, al punto che ho visto diversi utenti utilizzarlo male e arrivare a danneggiare irreparabilmente il sistema operativo, rendendo necessaria una formattazione. E come vedi non sono l'unico a pensarla così su questa parabola discendente di CCleaner, che è stato bollato anche da diverse riviste di settore, oltre ad aver ricevuto delle chiose da Microsoft stessa. Purtroppo la parabola discendente è iniziata addirittura nel 2020, quando CCleaner è stato acquistato da Avast, e da allora ha iniziato ad installare sui computer degli utenti in maniera piuttosto insistente una serie di applicazioni tra l'inutile e il potenzialmente indesiderato, oltre in certi casi, come detto prima, a fare dei danni allo stesso sistema operativo se utilizzato in modo improprio. Per questioni di brevità del video ho cercato di condensare il più possibile il numero degli errori, riportando solamente quelli più gravi ed eclatanti. Sono certo che da bravo gentiluomo digitale li conoscevi tutti, o quasi almeno, ma nel caso in cui qualcuno di questi ti fosse sfuggito fino ad ora, tienilo presente per evitare di incappare in questi errori. Come vedi, venerdì sono uscito con il primo video short, che non era veramente uno short, perché non so come definirli. D'ora in poi conto di continuare con questa falsariga di video estremamente brevi quando se ne ravviserà l'esigenza. Ti invito comunque, come sempre, a frequentare il più possibile la sezione community del canale per restare informato su tutte le varie mattane che mi passano per la testa e soprattutto, scherzi a parte, sulle ultime uscite del canale. Fammi sapere come sempre nei commenti se hai qualche suggerimento per me oppure qualche correzione da suggerirmi. Sono sempre ben accetti tutti quanti i commenti, soprattutto quelli che aiutano me e tutta la community a progredire. E a proposito della community, devo ringraziare, e lo faccio veramente volentieri, Luciano Noè per il suo super grazie. Luciano è presentissimo nel canale, è una delle nostre certezze e colonne portanti, ma anche Sergio Levantesi e Bernardo Santucci per essersi abbonati. Quindi benvenuti a bordo ragazzi, e speriamo di fare insieme tanta altra strada. E come sempre l'ultimo ringraziamento è dedicato proprio a te, che hai guardato questo
questo video e mi hai tenuto compagnia fino adesso, per cui, come sempre, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima!